se esplode tutto oppure no. Aspetta, te l'avevo messo qua il link, te lo rigiro. No, perché io lo vedo su YouTube, ma è ancora in attesa. Sì, sì, ho fatto partire adesso, dovrebbe essere Ok. partito perché vuole il doppio, doppia partenza, come si suol dire. Sì, va bene. Ti ho No, mandato il link basta comunque. sallo. Oh, Swift e Swift UI, bene. Wow. Sì, 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 vai alla ciccia, dai, che c'ho già sonno. Così. Allora, vediamo. Beh, però immagino che con, come si dice, se ti fanno vedere come funziona il Vision Pro, ci sarà qualcosa di Questo è Katy interessante. Perry se mangia un maiale. No, questo lo è proprio un body shaming bruttissimo. In realtà, cioè, è molto carina, solo che mi sembra un po' meno magra degli eccessi di Katy Perry. Mi sto cercando di salvare arrampicandomi su degli specchi Esatto, che spero esatto. nessuno veda. Cioè, comunque, Alex, cioè io sto usando Mm. attualmente con OBS, no, però sta facendo un po' fatica ogni tanto. Il 17% di CPU e questo è un MacBook, un iMac 5K del 2017. Il mio MacBook Pro del Ah, però. 2016 Intel non ce la fa. Sentiamo cosa sono le macro. Non sto capendo un cazzo, scusami, non sto seguendo. Ti lascio seguire, dai. Sono anche un po' rincoglionito, eh. Ok, Oh, ok. ups. Mm. Questo credo che sia, da quanto ho capito, una di quelle cose che c'è in tanti altri ambienti di sviluppo, ma non c'era ancora in Swift e Xcode. Ma dai, Mm. Interessante, se uno può anche scriversene sono interessanti. Mhm. Ok. Oh, questa è una roba interessante, eh. È un po' come se tu ti creassi dei codici che si auto modella sulle cose. sì, non ho capito Come se come, fosse un come. generics, però a compile time e non a runtime, che è una figata cosmica questa. Questa è una cosa utile, la uso spesso una roba del genere, per cui mi piace. Ottimo, ottimo. Però questo è già subito abbastanza in Questa è una salita cosa come veramente cosa. figa. È la cosa più figa che ho sentito oggi, per dirti, già questa. E a me il Mac Pro è piaciuto tanto, eh. Come anche lo studio con la. Questa è una figata.
Cioè, l'unica persona che ci sta seguendo è la mia collega che, che vedendo il riflesso del monitor negli occhiali dice che ha la versione Vision Pro inclusa nelle lenti. Ma che guerra, Antonè. Domani mi farei il culo per il fatto che ho fatto body shaming. Va bene, bravo, grazie, 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 grazie signore per tutto quello che fai per me. Abbiamo 3 spettatori, non ti so dire come, Sì, ma uno sono io, uno è ok. lei e l'altro sei tu No, probabilmente. io non sto guardando in... Però Questa per ora cosa che non abbiamo siamo... lì. non ci hanno bannato per ora, adesso vediamo quanto dura. Ah, C++, ma perché deve tornare? È come quegli scarafaggi che li lanci fuori dalla finestra e ti rientrano fuori dalla porta. Ah, porca miseria, oh. Basta, basta. Vabbè, però almeno una cosa pensata per gli sviluppatori, cioè per essere... qui c'è abbastanza ciccia, va bene. Allora... Ah, ho capito adesso. Cioè, proviamo a guardarlo qui, sto stato tanto la finestra non si ridimensiona. Stronzi. Stronzi volanti. E lo sappiamo. Ah, c'è Davide Gatti. Quale dei tanti Ah, Davide Gatti non lo so, ma credo che sia Davide Gatti 2, cioè nel senso non survival hacking. Salutiamolo. ciao Davide. Allora, adesso si sente anche sotto la voce. Però commenta anche un po'. Mm. Io dici? Eh sì, io ho decisamente poche capacità. Io ho poche energie, sto cercando di capire che cosa stanno facendo. Allora sto parlando della transizione tra AppKit, Coco e UIKit a Mhm. SwiftUI. Cioè dovete sviluppare in SwiftUI perché sennò è brutto. Vabbè. Vabbè. MapKit col 3D è una cosa che mi piace, Mm. Queste sono robe interessanti che uno dice, che palle, che non posso usarle perché devo supportare una versione precedente del sistema operativo. Anche se oggi mi sono detto, sti cazzi, le prossime app che faccio le faccio per il sistema operativo che voglio io, così chi non c'ha voglia non se le trova e vaffanculo. No, infatti, allora, aspetta che provo a vedere se riesco a metterti... Ma perché devi mettermi grossa? Cioè, mettimi più piccolo ancora. No, è che volevo metterti a una risoluzione decente. Adesso... Ma sì, ma io sono, anche se sono sfocato, va bene così. Mm. Questa è carina di simboli animati in Swift, in SF Symbol, che così sono una cosa carina. Oh, Poi, è l'ultima cosa che uno c'è, deve avere un sacco di risorse per supportare tutte queste minchiate qui. no, niente, sei sempre così. Ho provato a alzare la risoluzione, ma... No, forse un po' è migliorato, però. Questo è interessante. Bella questa cosa qui.
Ah, che cosa carina, che praticamente wrappa una view all'interno di questo coso che consente di specificare diversi stati e puoi Mhm. utilizzare gli stati per fare le animazioni. Molto figo. This year, SwiftUI adds full support for keyframing. This powerful API lets me animate anything, including the properties of the new SwiftUI-based MapKit API. Keyframes let you define the values of multiple properties at specific Ah, times bellino. within an Quindi puoi animation. muoverti nelle mappe in SwiftUI base... interpolate the intermediate values. Sì, ma soprattutto con i keyframe, cioè se puoi Ah, specificare i vari punti in cui arriva ad andare. Different landmarks in Cupertino. Because keyframes let you define the motion for different properties, we're able to independently Cioè, nota che la mappa è in ah, 3D, porca puttana. Cioè, tanta roba, oh. smooth, continuous motion. a Cupertino però, è in 3D. Crafting the field Sì, no, ma guarda che cioè, le mappe di Apple sono, c'è roba 3D anche, cioè, se a casa tua è in 3D, ma proprio abbastanza sicuro. Non è tanto messa peggio rispetto a Google Maps. No, no, beh, io uso solo quello, devo dirti la verità. SwiftUI offers a set of property No, io wrappers essere sincero, uso solo Google. and for referencing data owned elsewhere. This year, data flow is getting simpler, letting you focus on just state and environment. Ah, Now, you may have written code like this when Mm. exposing your model to SwiftUI, conforming to observable object and adding the published property wrapper to each property. Swift's Questo è interessante, vanno a semplificare, che è una cosa bella. simpler, with a new observable macro taking its place. Just annotate a class with @observable and you're done. ah cavoli, sì. All publicly visible properties are published automatically. And when using an observable in your SwiftUI views, there's no need to use a Ma se io property non lo in voglio? your view updates. You just reference your variables directly. You'll write less code and get fast and correct behavior by default. Observable lets SwiftUI track access at a per field level, so your view's body is only reevaluated when the specific properties used by your view change. If you modify a field not used by your view, no invalidation will happen at all. So now, when you connect your model to your views, just like with the Questa è figa. the most natural Questa è figa, questa è veramente figa, perché se la tua vista non utilizza un certo parametro, questo qui cambia, la vista non viene ridisegnata con un sacco di risparmio di risorse e di potenzialità. Metti caso, secondo me Bitmap Pro diventa molto più veloce adesso. Sì. data has long provided tools for data management, but its design was born Oh, che bello. and it doesn't Cordeta versione nuovo millennio, figata. many of you have been asking for a Swift native solution to Ce lo aspettavano in tanti, devo dire la verità, ci speravano in tanti, io in primis. all of Swift's features. Let me introduce you to Swift Data. Ah, quindi per la gestione dei Swift dati. Data, bella lì. It's built on top of core data's proven persistence. Molto bello. Il fatto che io abbia aspettato tutto sto tempo per implementare qualcosa mi fa ben contento, così almeno uso sta roba qui, ciaone. This is entirely on code with no external file formats. Instead, it uses Swift's new macro system to offer a streamlined API. If you were defining a model in Swift, you might write code like this, using regular Swift types. To manage this with core data, you'd then need to redefine the same model using the model editor built into Xcode. But with Swift Data, you just annotate your class with the @model macro. Cavoli, solo quello. Code packs a lot of functionality, Minchia. automatically enabling persistence, iCloud synchronization, undo and redo, and more. Socia. La Madonna. You can then refine these automatic Che roba strafiga che hanno fatto. properties with additional attributes, like indicating the value must be unique across all instances. And Swift Data uses the Codable protocol to understand structs and enums, so you can model your data with the tools that you already know. These types are fully modeled in the underlying data store, enabling you to perform fast and efficient queries even on complex structured data. And of course, it's simple to integrate Swift Data with Swift UI. Now, we started to build our demo app using the new observable macro to drive Swift UI view updates. So my interface updates as I see new birds, but my edits aren't saved across runs. By importing Swift Data, I'll be able to add support for persistence really easily. I'll just replace the two observable macros on my existing classes with Swift Data's model macro, and my model's ready. At the root of my app, I'll add a modifier to set up the Swift Data container. And when I create a new backyard, I'll insert it into the model context so that it gets persisted. Oh, la fa molto facile però. Backyard list view to the Beh, è molto più facile di prima. really easy to do with the new @query property wrapper.
Because we're now loading saved data, I can remove the default sample data that I used. È esattamente un grandissimo wrapper attorno a core data, Update a widget that I've been working on. I'll just però con una sintassi molto più carina, più elegante, più 2023, diciamo. Swift data automatically makes my Cacchio, sta roba qui è una figata cosmica. Devo solo capire con la gestione, perché fondamentalmente in core data Swift data. questa cosa qui è pensata molto per le app e non per i documenti, cioè nel senso che tu puoi avere tutta sta struttura qui che salva le cose Tua app. sul device, nel file system, nella cartella dell'app, su Mac, nella cartella privata dell'app, eccetera, eccetera, eccetera. Però questi dati qui rimangono confinati sul Mac. Sì, oppure possono essere condivisi con iCloud, ma non possono essere salvati su un file, per cui è comodo, ma non comodissimo per certi versi. How easy it is to save and restore data using Swift data. Swift UI and Swift data work hand in hand to help you build engaging and powerful apps. They form a foundation of a new approach to development enabled by Swift that helps you spend less time on boilerplate and more time building your ideas. Allora, questa storia delle macro fondamentalmente consente di creare un sacco di codice elegante e minimale per fare delle cose molto più complicate sì, molto più complicate e molto più verbose, anche più prone all'errore umano, diciamola così. With app intents, your app's functionality is integrated into the system even more seamlessly. With Tip Kit, you can surface beautiful tips directly in your app. Ah, tip ho capito, cioè i suggerimenti nell'app. For your users to share content with those tips. Ah, perché adesso è vero che ci hanno buttato fuori anche la possibilità di passare dati con AirDrop. Making your app experience more glanceable and available to your users as they go about their day. Widgets started on the home screen, but now they're in many more places to bring your experiences to users right where and when they need them. And this year, widgets are becoming even more powerful. Once you rebuild for iOS 17, with just a few simple changes, your existing widgets will look gorgeous in standby on iPhone. They'll appear scaled up and drawn out. Ah, giusto che puoi usare i widget nello standby. Questa è una cosa Sì, però completamente inutile. no, sono curioso Cioè, il mio sulle telefono fan. deve stare più spento possibile, Esatto. nessuno deve rompere i coglioni. Cioè, Ma tutta questa poi- storia dell'always on, queste robe qui, ma dovete star zitti, fare un telefono che dura, cioè. Tanto la telecamera che ti segue è bellissima, devo essere sincero, È molto molto elegante, molto scenosa. No, sono contento delle Insta, devo dirti la verità. All of these new widget updates were enabled by their Swift UI-based architecture. Your widget's code is run asynchronously to generate content, and the Swift UI views it builds are then saved to an archive. Later, when the widget needs to be drawn, the archive can be loaded, rendered in the background, and then displayed as part of the system UI. When a user taps a button, its extension is run again to handle the action and update the UI. This architecture also enables E questo è carino però come cosa, perché Sì, di fatto... devo essere sincero, me l'aspettavo l'anno precedente, per dirti che così. to your Mac, and user interactions can be set back to be handled on iPhone. Getting your existing widgets ready couldn't be easier. Just identify your widget's background and update its padding to use the default provided by WidgetKit. SwiftUI stack-based layouts let the system adapt your widget's color and spacing based on context. Interactivity is also easy to adopt by adding SwiftUI buttons or toggles to your widget. New support for triggering an app intent from these controls launches your extension on demand. When your widget's content updates, the system triggers un po' l'audio che così almeno quando non parliamo si sente loro. Sì, c'hai ragione, scusa, chiedo scusa agli ascoltatori. Non ce n'è uno soltanto attuale, c'è due. Vabbè, sono giustamente morti, per cui sti grandissimi cazzi. Cioè, questo diventa una sorta di reaction video, cioè nel senso la gente ci guarda reagire alle cose. Lo sai, io devo stare solo attento, anche solo per cercare di capire cosa stanno facendo. Sì, ma in realtà anch'io mi guardo sta roba, ma con la consapevolezza che la riguarderò nei giorni successivi per capire meglio, eccetera, eccetera, eccetera. So I'll go ahead and remove the padding I was adding before. Now,
Thanks to Swift Il macros, padding I can view my esattamente che entire cos'è? widget timeline È il directly in bordo. Xcode Ah, previews. ok. Here at the bottom of the preview canvas, Cioè adesso all of the praticamente timeline giustamente widgets. ti diamo il bordo in automatico Shows perché how my non widget puoi is mettere animated robe and it updates. troppo vicine al bordo, This transition is brutto. great. Devi Lets you mantenere la build nostra something that looks eleganza. more like a bird arriving. Just like in my app, I can make use of standard SwiftUI transitions. Here in the editor, I'll add a transition modifier to my bird view. Let's try a leading edge push. That looks great. The updated preview canvas also makes it easy to see how my widget looks in different contexts, like the new iPad lock screen or standby on iPhone. Let's look at standby. When the background is removed, I want my bird to stand out. And its feet are a bit lost here, so let's add a bird bath. SwiftUI provides a new shows widget container background variable that lets me customize how my widget looks when the background is removed. Nice. Many of you have asked for the ability to interact with your app from your widget, and now you can. Let's add a button to refill my bird's water. Already defined an app intent for this action, so all I have to do is associate it with a button in my widget. Let's try it out in the simulator. And just like that, I've refilled my bird's water. And that's WidgetKit. It's never been easier to surface your content. Questo è interessante, boh, non so quanto ci avrò voglia di smanacciarci, devo essere Però sincero. poter interagire direttamente con i widget può diventare utile. No, ma sto dicendo è una figata, lo faranno tanti sbviluppatori, lo faranno bene, io boh, non lo so, anche perché su macOS, su iOS non è che faccia molto, su Mac boh, vediamo cosa ti dicono. Da quello che ho capito io, lo stesso discorso lo puoi fare su macOS, forse meno L'ho comodo capito perché... anch'io così, però sai, è sempre una di quelle cose che poi vai a vedere nel codice l'asterisco, no, sta roba non gira. Short title and an image or symbol. And in your app's info plist, a background color that's complementary to your app icon. And your app shortcuts will be surfaced in the updated Shortcuts app, where users can set them up to run automatically, add Sta them to cosa their home qui screen, troppo. or use them to create their own shortcuts. Siri has gotten even better too. Users have more natural language flexibility. Sentiamo to invoke Siri. a shortcut. With WidgetKit and App Intents, users can access features of your app in whole new ways. Next, let's talk about features. No, non ho detto niente. Sì, esatto, cioè, adesso siamo del 10% più migliori. But Bene. sometimes the users who would benefit most don't know the feature exists. A new framework called TipKit helps address this by quello intelligently secondo me è educating users carino. about the right features at the right time. TipKit includes templates to match what users are accustomed to seeing. Questo che in maniera abbastanza intelligente visualizza i tips. Esatto, gli Questa è una di quelle aiuti. cose che... Adesso soprattutto almeno su iOS e iPadOS le applicazioni un po' strutturate fai fatica a... Se non sai Sì, ma sono d'accordo, lo so. già come... Infatti io sto lavorando molto ai tutorial per le mie app perché sono veramente complicate, per cui sì, ci sta. On iOS 17, your users can skip the share sheet and quickly send content to another device nearby. Questo è carino, bisogna vedere come viene fuori, ma... Adopt Activity Items Configuration on your app's UIKit view controller. And system-provided view controllers like ShareSheet and QuickLook already work by default. WidgetKit, App Intents... Sì, però qua proprio te l'ha lanciata così la storia di... Beh, però in realtà dici che è una cosa a livello di sistema. Se tu hai un iPhone che può condividere, cioè la tua app può condividere certe cose e hai l'altra app che può ricevere le stesse cose, quando li avvicini si autocapiscono. Cos'è che puoi condividere, cos'è che non puoi condividere? Boh. Poi vediamo. Ah sì, ho capito, effettivamente quindi con la struttura dati tipica di iOS, cioè se ho un file Word di due applicazioni te lo posso passare, o il contatto... Sì, in realtà questa cosa qui credo che almeno una delle due apps debba essere aperta, visto che fa uso dello share sheet. Gaming, cameras, displays, and Apple Watch. Here's Brandon to tell us how this all plays out. No, adesso cose di cui non mi potrebbe fregare di meno, perché le cose cicce sono già andate. graphics of Apple Silicon Macs make them the perfect platform for running high-end games. Ah, i videogiochi. Però ci stanno spendendo del tempo, poi non so cosa... Sta spendendo del tempo e basta, ma nel senso, cioè, come abbiamo detto oggi pomeriggio, cioè stasera abbiamo visto delle cose che sono vecchie di 5-6 anni, No, beh, sicuramente
la piattaforma Apple per i videogiochi, ma io poi appunto non... Anche perché si rivolge a soggetti diversi. Su iOS però forse Sì, sì. iPad, non lo so. Sì, ma quelli sono già, c'è già, nel senso, In the second step, you'll convert and compile your shaders. Vediamo The se game porting riesco a toolkit fare una includes a new magata, ma metal shader dubito. converter, which you can use to automatically Questo è convert interessante, se all uno of your sviluppatore c'è lo existing il HLS convertitore in and GPU shaders metal shader, può including avere un all of your senso. game's advanced shading Però pipelines sempre like lì. geometry, tessellation, mesh, and ray tracing stages. You can use this tool while you're building your game No. in Xcode or in a custom Windows-based tool Sì, adesso sono un po' robe che non... Step 3. Questa è roba complicata. Sì, poi sui videogiochi devi... Qui c'è parla anche di ray tracing per il signor architetto che in questo momento sta dormendo, beato lui. We can't wait to see you make use of these tools to take advantage of the incredible perché performance si of muove Apple Sì, sì, vabbè, cioè, sti powerful cazzi, vai, graphics, passa display, altra roba. audio, input, and gaming technologies to bring your games to Mac dramatically faster than ever before. Speaking of faster performance, we also have news to share about camera. Apple fai con la continues to camera? push mobile photography forward and expand APIs that let you do incredible things with the world's most Ah, popular questo è interessante, sì, tirando l'API per la camera. by over a third of iOS apps across all categories, from creativity to productivity, social media, and even health. And it's getting some powerful performance improvements this year. With zero shutter lag, you capture the exact moment when the shutter is pressed. With overlapping captures, the camera will dynamically adjust image quality when the shutter is pressed rapidly. And with deferred processing, high-quality images, including deep fusion, can be processed in the background. These improvements will make shot-to-shot time up to 3 times faster between shutter presses in your iOS or iPadOS app, even while capturing high-quality images. And later this year, you'll also be able to use the volume up and interessante. down buttons to trigger the camera shutter. Later vuol dire No. quando esce il nuovo iPhone. In recent years, Col nuovo HDR-capable tasto. displays have become widely available, including on iPhone, iPad, and Mac. HDR photography takes advantage by capturing additional dynamic range to display bright highlights and dark shadows with more fidelity and realism than ever before, just like you experience the scene in real life. Sai che io sono un po' di tempo che vorrei sviluppare internamente un'app di cattura video che abbia i controlli per la gestione dell'audio, quello che io faccio praticamente tutte le mattine quando vado in ufficio. Perché vabbè, l'alternativa sarebbe comprarsene un'altra e via di app. Perché quella che uso io per lavoro è diventata ad abbonamento, è Filmic Pro. E sull'audio mi fa un po' cagare. E invece ne stavo cercando un'altra, visto che c'è un'altra sviluppata da italiani che non è male, costa 5 euro ed è buyout, per cui quasi quasi la proverei. Butterei via questi 5 euro. Dai, 5 euro. Sì, lo so, adesso che io faccio il pitocco di natura, però sai. This is great news for all apps that display images, and not just for photos. Generative content apps can use it to make images pop with extra dynamic range. So now a complete HDR workflow will be possible, from capture to edit to sharing, and everyone will be able to enjoy its full HDR glory, just like the photographer experienced it. Next, let's talk about video. We all spend a lot of time with our cameras on these days, whether for video conferencing or in creative apps. Loro poi... We've continued to invest in tu però video dicevi lighting che stai facendo effects like abbastanza these new videoconferenze reactions, comunque. gestures, and presenter overlay effects. Un po', nel They're built senso, into the mi camera capita 1 o 2 volte alla so settimana di they'll fare just work in una your app. cosa. Your app can observe when these effects are invoked, and you can perform additional actions, like promoting that user's tile so everyone can see that they reacted. If you have a video conferencing app, there are a number of improvements to screen sharing and camera functionality in Screen Capture Kit. The new Screen Capture Kit picker makes it Anche questo è interessante, Screen Capture Kit. in a more private and secure way. The picker also makes it simple for your app to capture multiple windows or even multiple apps all at once. Your users can start sharing right from the app they're in, and they'll appreciate that they see a preview of what's being shared in the new video bello. effects menu.
Another benefit of Screen Capture Kit is higher resolution content for better looking screen shares when sharing a single window. We've also brought external camera support to iPad. Any USB camera can now be connected and used within your iPad app. And we are thrilled to add camera and microphone capabilities Carina to an questa. entirely new platform, tvOS. Ma tu dici che solo col monitor esterno o anche quando Poi l'iPad... c'è any USB camera. Sì, però... A me basterebbe tipo any USB recording device, cioè capture device audio, sarebbe molto più interessante, visto che sarebbe utile per me utilizzare l'iPad per registrare audio quando sono in giro. Poi questi però sono straordinariamente cazzi miei. Molto straordinariamente. If you already have an app on Apple TV, you can make the experience even more connected and social by leveraging frameworks you're likely already utilizzare l'Apple familiar TV per fare videoconferenze, with. quello è For those who carino, wanna take advantage of continuity camera, but haven't yet developed for E con TV cosa fai le OS, riprese it's video? super easy to Col get started. telefono. Quello con la telecamera. Ah, Let me sì. show you how it works. L'hanno fatto So here's vedere... my example iPad app, PartyCam, that takes Vabbè, è selfies vero. and fun filters. First, we'll add Apple TV as a destination. Next, we need to add the picker so the user knows which phone to choose from. Then we'll add the code to present the picker, and then we run. And now, I just pick up the remote and snap a photo. Hey, it's Susan and Serenity. Awesome. We can't wait to see how you make the living room even more entertaining. Now, over to Lori. Ma queste cose così finte mi fanno anche girare le palle, nel senso, cioè, ma non fate ste scenette. Questa c'era anche l'anno scorso, ma i capelli diversi, se non sbaglio. Ah, Cioè, questo c'ha è due WatchOS, orologi a io mi polso. addormento. Questo è avanti, cioè. Il vero modo per essere cool non è avere uno smartwatch quello strafigo, averne due. To be more dynamic, more colorful, and more glanceable. Let me show you a few examples. There's a renewed focus on pagination in watchOS 10, and vertical tab views allow for variable page sizes, making better use of the crown for scrolling within apps without sacrificing space for all your valuable content. The new container background modifier lets you use color with gradient fills for readability to help users understand where they are Questo within your app così è or make bellino data more molto glanceable. come For realizzazione. app designs that fill the screen, new toolbar item placements make better use of the corners and allow the time to automatically shift to the center if necessary. And for layouts with a strong source list detail view association, navigation split view is more compelling than ever on Apple Watch, using the same code you'd use on other platforms. And the pivot in and out of the detail view on Apple Watch even Domani uses piove oppure SwiftUI's no? new interactive spring animation. This animation is composed of 12 separate tracks for an animation plan that animates both the size and position of the views, driven by the velocity of the user's finger. And of course, all the major UI components have been updated with material treatments to be legible on any background, and they size automatically for the hardware. If you've already adopted SwiftUI in your app, you'll get these updates automatically when you build with the watchOS 10 SDK. Let me show you what I mean with the Backyard Birds app that I originally designed for watchOS 9. It's a list detail app built using a navigation stack, and even without any code Per gli changes, it uccellini che already works prendono well when l'acqua. compiled with watchOS 10. The views automatically Vabbè, ogni anno adjust fanno to un'app, accommodate the new navigation decidono line. la cosa, è And carina the come large title cosa. shrinks and animates to a position under the time as I scroll. Now let's make some edits to make the app feel even more at home on watchOS 10. I'd like to see the current status of my primary yard whenever I launch the app, rather than always having to choose it from the list. Navigation Split View is designed specifically for apps with a strong source list detail relationship. So I'll swap out my navigation stack for a navigation split view. I'll remove the navigation title from the source list, since it's no longer the entry point for the app, and indicate the detail view that should open by default. The source list is now tucked away behind the detail view, and I'm focused on the details. But my detail view is pretty long. It's a scrolling list with 3 clear sections. So I'll break up the content by converting the list to a vertical tab view with a separate page for each section. Each of these pages will be the height of the screen by default. And because that final section contained a for each loop, each bird's getting its own page.
I'd rather have a list of all the birds on a single tab that scrolls if it exceeds the height of the screen. So I'll change this for each to a list, which will make it a scrollable view. Next, I'd like to add some color to differentiate between the tabs. So I'll add a container background modifier to each tab. And to quickly spot when food or water are running low, I'll make the sustenance background dynamic. It'll be green, yellow, or red based on the supply levels. Looking at the changes in live previews, you can see how the background color gives a sense of place within the app and makes it easier to spot when I need to refill food or water. The final tab lets content scroll beyond the bounds of the screen. Effettivamente questa per chi sviluppa per WatchOS è molto bella come No, cosa. è It da... took just a few changes to make my app fit right in on watchOS 10. SwiftUI made our lives easier as we work to make every app on the system look amazing. And as we just saw, it'll Lo make dico piano, ma updating per your ora non apps ci for hanno these ancora new design bannato, paradigms easy too. If you Ma haven't secondo me used su SwiftUI questo in non... your app yet, now is the ho time. venduto delle app In addition to Grande. these SwiftUI e nessuno mi app avvisa. updates, watchOS 10 also has a brand new system space where app intense relevance helps your widgets move up the Bene. smart stack at just the right time. And you can use the same container background C'è modifier quest'app qui a cui ho aumentato il prezzo negli ultimi mesi e continua a vendere, anzi vende di più man mano che alzo il prezzo, va bene. Oh. Guarda che però c'è anche il gioco del fatto che poi se un'app costa poco è considerata meno... Sì, è vero. No, in realtà secondo me tutto viene fuori dal fatto che si parla un po' più del sottoscritto su Twitter, c'è un po' più di rumore attorno, però boh, sti cazzi. Oh. Cioè, questa app qui fondamentalmente fa le stesse cose che faceva prima e adesso costa il doppio. Ragazzi, devo pagare la retta dell'asilo di mio figlio, cioè adesso sono in sì. modalità gridi. Il nido è tremendo, me lo ricordo ancora. Madonna santa, dei costi stratosferici. Poi non oso immaginarli a Milano. Sì, sono interessanti. In più, tra l'altro, c'è appena... Ma suo figlio ha tipo 32 di febbre. Stia a casa per 6 mesi e non ci paghi tutte le rette tu. No, ho presente questo gioco. Va bene. Già dato, come si suol dire. Oh, accessibility, wow. Building accessible technology means giving more people the best tools to create, learn, stay Ma questo è un fondale secondo te That's o... why Apple products have accessibility features secondo me è tutto in green ormai. for users who are blind or low vision, deaf or hard of hearing, non-speaking or at risk of speech loss, those with physical or motor disabilities, and those with cognitive disabilities. Ma è molto complicato aggiungere tutte queste funzioni a un'app o è sul serio così semplice? Sì, allora, è una di quelle cose che per farla fatta bene devi metterci un sacco di tempo, secondo me. As an example, last year we added the ability to detect and describe doors in the magnifier app, helping people independently navigate their environment. This year, we're expanding our support for users who are sensitive to animations and flashing lights. These users often face a difficult choice between avoiding potentially risky content, such as movies that begin with a flashing lights warning, or consuming it without enough information, which can mean exposing themselves to health risks, like seizures. Our frameworks now include APIs for 2 features that can make content in your apps more accessible to these users. The first feature is Pause Animated Images, which will stop the motion in animated GIFs in Safari, Messages, and more. And it's easy for you to add it to your app. Suppose you're animating a sequence of images with Timeline View in SwiftUI. You can use a new environment property to understand if the user prefers to pause animated images, and if they do, replace animated images with a static image to respect their choice. The second feature is dim flashing lights, which automatically darkens the display of video during sequences of bright flashing lights. There's a new phase in AV Foundation's video rendering pipeline to identify and dim flashing elements. If you use AV Foundation to play media in your app, there's no extra work to support this feature. However, if your app uses a custom media player, you can use a new API
to identify video content with flashing lights and automatically darken it. Ma queste API sono tutte sempre su machine learning, secondo te? Credo in questo caso qui no, cioè flashlight sono luci molto molto forti, credo. Non sta parlando di strobo, per cui credo che vada a vedere essenzialmente il render delle alte luci e abbassi. And you, as a developer, will play a critical role by making your Vision OS apps accessible for everyone, using the same tools and APIs that you Veramente use molto on propaganda iPadOS anche and però. iOS today. We are Beh, thrilled ma to work questi with sono you proprio to bring americani, spatial cioè. computing to diverse sets of users. And you'll hear more about accessibility on Vision Pro in a bit. Now, over to Katie to talk about privacy. At Apple, we believe privacy is a fundamental human right. We hear from our users how much they care about it, and we're here to help you deliver great privacy along with your features. Over the years, we've built many ways to help you build privacy into your apps. Però siamo già quasi alla fine e ancora Vision. Come sai che sono quasi alla fine? Teoricamente è previsto fino alla mezzanotte siamo Beh, siamo a metà, cioè. Sì, però devono presentare un nuovo sistema operativo. Sì, adesso quando iniziano a parlare di quello andiamo a dormire direttamente. Ma io sono un po' curioso, cioè adesso vabbè, ovviamente fantascientifico. Sono curioso anch'io. Anche perché comunque hanno già detto che prima esce in America, ma giustamente sì, ho visto. È il target giusto. Noi anche perché poi notavo che poi c'è tanta gente che però ce li ha comprati, ha comprato gli Oculus l'1 e il 2 che costavano meno se vuoi, però beh, l'Oculus 1 non arrivava a $1.000. Infatti, secondo me non ci arrivavano quelle cifre lì. Cioè, comunque qui stiamo parlando di 4 o 5 volte tanto. No, sono d'accordo. Beh, e poi stesso ragionamento dello schermo. Se lo studio display costa 1.800, è vero, però nel senso questo qui è un coso che hanno comprato soltanto i gamer, solo loro, e i giochi su Mac non ci sono. Cioè, figata cosmica, effettivamente è un punto di vista diverso, però sarà sufficiente per giustificare queste cose. Oppure veramente hanno detto facciamo una roba che costa tantissimo perché tanto comunque a noi serve per aprire il mercato, per capire come cosa funziona e cosa non funziona, per far abbassare i prezzi in futuro, non lo so. No, beh, sicuramente cioè, è come la Tesla, la prima Tesla costava. E per i ricchi o comunque per la gente che vuol far vedere che l'unica cosa mi lascia perplesso il discorso, l'idea di vedere gli occhi è carina effettivamente. Sì, mi piace ma mi spaventa allo stesso tempo. Adesso non credo ci sia la tecnologia per avere qualcosa di trasparente visto tutta la roba che c'è dentro poi was written by the developer you expect. To address that, we're introducing signatures for third-party SDKs. Now when you adopt a new version of a third-party SDK in your app, Xcode will validate that it was signed by the same developer to give you more peace of mind. With privacy manifests and signatures for third-party SDKs, making it even easier for you to protect users and help them understand how their data adesso will scendo. And finally, communication safety. Ma tu eri in piedi? Ero in piedi. Oh Madonna Santa, cioè, complimenti, io no. Ma guarda che alla fine è comodo, cioè adesso vabbè sto giocando quindi ha il suo perché anche per quel motivo lì, perché è un gioco, ma devo dire la verità, per ora mi sta piacendo molto. Poi non so quanto riuscirei a resistere in piedi, cioè non lo so, magari sì, mi alzo e mi abbasso, cioè adesso non ci sto una vita, cioè. Però anche stare seduto, cioè oggi pomeriggio sono stato seduto quasi 2 ore e c'avevo ormai il sedere.
just a few lines of code, the framework helps you detect images and videos that contain nudity. And this happens entirely on device. Ah, questo per trovare se c'è la gente nuda. Molto bene, sfruttiamo tutta questa intelligenza artificiale per capire se c'è roba brutta per i nostri bambini. Technology that underpins communication safety. The framework protects users' privacy by processing images and videos Guardate che bello zoom sulla faccia di Filippo Strozzi. Io posso gestirmi. The sensitive content analysis framework will let you know if a user has enabled communication safety or sensitive content warning. Sì, io non sono abituato a fare queste ore. Ho anche fatto la pennica, based on which feature is enabled. Beato te, io la pennica manco so cosa sia. Easier than ever to offer privacy and peace of mind to your users. Next, effettivamente comunque hanno un ritmo decisamente più... There is a trusted place for users to discover. Beh, insomma, ti devono anche spiegare cosa fanno. No, sono d'accordo con te, però. And that's the App Store. The App Store empowers you to scale your app distribution worldwide using a variety of business models, like in-app purchase. Io non sto leggendo, tranquilli, non sto leggendo. Va bene. Ecco, StoreKit è una cosa che non ho mai, cioè, nel senso, StoreKit quello nuovo non ho mai usato perché ho smesso di sviluppare app per iOS. Quello che ho fatto l'ho fatto con Revenue Cat, che è un wrapper attorno a tutta sta roba qui. Si beccano dalla percentuale quando tu superi i $10.000 di monthly recurring revenue, che ad arrivare a 10.000 uno dice ma cazzo, no, volentieri vi do la percentuale. Perché quindi utilizzi uno spazio di Apple sostanzialmente? In che senso? Questo StoreKit, vi dicevi tu che No, StoreKit ti permette di gestire meglio le transazioni, soprattutto in fase di sviluppo. The subscription store view is a purpose-built view for subscriptions. Beh, però non ha mica presentato il sistema indipendente di store. No, ma non me l'aspettavo, tu sì. No, però se ne parlava come una cosa che sarebbe... La vedo. Finché non arriva la pistola puntata alla tempia non glielo fanno mica, dai. Integrating the subscription store view into my app is super easy. Let's work on the Backyard Birds Pass subscription offering. I'll go into Xcode to add some declarations to my subscription store view to match the look and feel of Backyard Birds. I'll customize the marketing content with a view, add a container background, and change the style of the subscription options. Ma è così veloce come la fanno vedere loro o... No, beh, adesso lei ha copia e incollato tutto il codice, però... Anche perché presumo che tutta questa parte grafica ovviamente c'è da farla separatamente. Sì. Poi, in realtà tutta la parte lì degli acquisti è fatta anche abbastanza bene, cioè... Sarebbe interessante di capirci dentro qualcosa, ma... non ho le mie capacità in questo istante di... Prossimo al collasso. Sì, adesso c'è questa modalità. Che bello, io dormo, papà. Tu intanto stai sveglio, poi dopo ci diamo il cambio. Dopo stai sveglio, io dormo. Vabbè. No, vabbè, prima o poi non lo so. Sì, ma adesso fidati, i primi mesi sono impegnativi, poi dopo... Beh, sono già 7, sono ancora primi. Non ti dico niente allora. No, ok, no, lo so che intanto me l'hanno detto in tanti. In realtà, cioè, non sono neanche così, cioè, sono anche messo bene, a dire la verità. È che questo fine settimana ho dormito poco e stanotte l'ho accusata. Vabbè. No, bisogna cercare di dormire quando si può, come si suol dire. Hai ragione, però, cioè, nel senso, devo iniziare ad andare a dormire alle 9, cioè. Che il problema è che di solito alle 9 inizio a mangiare. Ti vorrei segnalare. Ma io ci andrei anche volentieri alle ore 10. Vediamo cosa ci hanno fatto. Cioè, tutto questo prima delle Vision sono contento.
Anche perché poi, cioè, per poter sviluppare per quel ciotolo, devi anche poterlo mettere in vendita, cioè, agli sviluppatori. Ah, no, non se ne è parlato Cioè, per ora. It brings together powerful features like an editor that blends crafting code and designing user interfaces with interactive previews and live animations, and built-in source control for making, reviewing, and sharing changes with your team. Debugging, profiling, and testing tools to help you Però evaluate neanche and il refine copilot your apps. hanno All of it is presentato, connected in sembrerebbe. no, ma tanto loro quest'anno hanno detto, 3 anni fa Tim Cook ha detto basta intelligenza artificiale, non serve a un cazzo, non è il futuro. There are some big updates. Let's start where you spend most of your time, the source editor. Mecanizzazione in Xcode Cloud, vaffanculo, proprio adesso che ho sviluppato tutta la tecnologia per notarizzare a casa. With Xcode 15, you'll start with the most relevant completions, with the editor using the surrounding code for prioritization. Whether that's the most appropriate modifier for a specific view you're using, or when you're chaining modifiers as you customize a view. And Xcode will automatically generate symbols for your Questa è una roba così, hai visto? which means they show up in code completion and are easy to use in your code. Now, this gives you type safety and peace of mind that your assets are available at runtime. A great place to use those assets is in your SwiftUI views. Xcode's previews are a seamless way to iterate on your UI with nearly instant feedback as you design right alongside your app's code. In Xcode 15, previews are easier to use and available in even more places. It starts with a new syntax Vediamo se il built using preview. Swift macros that is simple to write and easy to remember. Oh, questa è Working with carina. different platforms and devices is now easier. You can choose them right in the canvas to make sure your views look great everywhere. And you can now use previews across all UI frameworks. Wherever you're using SwiftUI, UIKit, or AppKit, you can iterate on your UI with a consistent experience from anywhere in your code. Questo è Now, to keep interessante. pace with quickly making and previewing changes, Xcode streamlines how you review and commit those changes. Many of you use Git staging in your workflows, and now it's integrated directly into Xcode. Oh, bello. You can stage or Sì, questo unstage sì. any change with just a click, crafting your next commit without leaving your code. From the Source Control Navigator, you can review all your changes in a single view, helping you put the finishing touches on your commit. And Xcode shows unpushed commits too, so you can perfectly time getting all your commits together into a pull request. But let's talk about testing. It's an essential part of creating a high-quality app. Ci vediamo dopo, As your code grows across many platforms, devices, languages, and user features, navigating your test results and knowing where to focus, well, that can be challenging. Xcode 15 includes a complete redesign of the test report. Queste sono cose molto interessanti che necessiteranno di tanti video separati che faranno nei prossimi giorni. sì, Qui stanno andando infatti via molto Starts molto with a veloce. beautiful results overview. It shows me top insights, including common failure patterns, like those with the same assertion message. I also get a comprehensive summary of how my tests ran across configurations, like device and language. And that helps Ma me qui puoi spot lanciare i patterns. test secondo te in una botta unica o sono test singoli che I've been poi working on a feature in the Backyard progressivamente... Birds app. Non lo so, Looking at my sui latest test app, sai che I sono see I've got proprio... some issues. Also, Non li I've faccio, le focused mie on app this vanno insight. bene a primo Looks like colpo. tap gesture is failing Ogni across singola my linea di test. codice è I'll click this perfetta. test that failed, which gives me a detailed view of the test activities here on the left, along with a full recording of the app's UI over on the right. I can select a specific Questa è una cosa activity, figa. or I can use the new timeline to jump to any moment. I can see marks for interesting points like when the test scrolled this view here, or over here where it tapped the search field. And this is a full video recording that gives me much Ah, more cavoli. detail, showing me exactly what happened before the test failed. I'll play it to see what happened. Now here the test is selecting some food to feed the bird. The bird starts flying around, and then it disappears before my action is complete, which is what caused my test to fail. Now, this new test detail with a timeline and video recording makes reviewing tests for animations, gestures, and other UI experiences so much faster. And when I need more than video,
I can also see accessibility frames, giving me even more insight into my views. All combined, the new report experience gives you deep insights, finer details, and more interaction to get the most out of your testing. And it works seamlessly in Xcode and Xcode Cloud. Xcode Cloud is a continuous integration and delivery service. Tu l'hai mai that usato helps you build, Xcode Cloud? test, No, share your no. app across all Apple Anche perché platforms. poi cioè, It's deeply ha dei integrated into costi Xcode, sensibili. saving time by keeping you focused Ti danno in un budget iniziale, It però leverages Apple's cloud infrastructure to offload your builds, tests, and even code signing for distribution. It connects with Apple services like TestFlight and App Store Connect. And it's built with advanced security to protect you and your projects. Last year, we made Xcode Cloud available to every member of the Apple Developer Program. Tens of thousands of teams onboarded their projects directly from Xcode, and the feedback has been great. And we continue to make Xcode Cloud even better. We really care about performance. Since last year, we've made significant investments so you can do even more with your compute time. But we've also added your most important requests. When distributing to TestFlight, you can now create and share tester notes, helping keep all your users up to date on your latest improvements. Xcode Cloud also supports macOS notarization when distributing with Developer ID. So you can questo è interessante, ma anche questo alcuni costi che ha. With just a few minutes to set up your workflows, you can take advantage of hours of compute time to build, test, and deploy your apps. And we are excited about the future of Xcode Cloud as we continue to make it faster, safer, and more flexible. Over the last year, we've optimized the compiler for the multi-core architecture of Apple Silicon to make all of your builds faster and more scalable. The linker has been redesigned from the ground up, bringing massive improvements in link speed. Linking is up to 5 times faster. Figa, magari. The new linker also reduces the size Però of sul debug Mac binaries Pro. by up to 30%. And for apps that embed a lot of frameworks, there's a new framework type that delivers faster builds during development and reduced app size and faster launch time for production. Finally, we continue to make Xcode faster and easier to just get Questo devo started. capirla sta roba qua. On the Mac App Store, Xcode is now 50% smaller, and all simulators are downloadable on demand. And that means you can get started quickly and install the platforms you need at just the right time. And now, back to Darren. Our singular approach of building Eccoci. a language, frameworks, tools, Alla fine sono mezz'oretta per Vision OS. when we introduce a new platform. Sempre che arrivi fino a mezzanotte. Shared foundations help make the Oh, platform safe, c'era familiar, scritto while mezzanotte, ensuring its poi individual strengths. Ma dov'è che c'era scritto? Vision OS nel, takes advantage of the investments we've been making in our platforms for many years. nel range and showcases proprio. the benefits of this approach. Anche nel calendario è fino a I'll tell you all mezzanotte. about it. Io l'ho scaricato il calendario per essere sicuro Ok. che inizia a 16:30. marks the beginning Salute. of a journey together in spatial computing. You Salute. can now push beyond what you previously understood to be possible and reimagine what it means to be connected, productive, and entertained. Vision Pro has many groundbreaking technologies. Your apps will make use of new elements to interact with the user's space and blend seamlessly with their room. Oh, questa è più verosimile rispetto alle altre come cose. Swift UI, Reality Cioè? and AR Kit. Now Sembra meno, cioè, sono meno video, non so se mi spiego. Sì. You're going to feel right at home, creating an entirely new Cioè, vedi, così è vero, cioè, che infatti si vede che è We're going to finto. cover everything you need to get started with Vision OS, from the fundamental building blocks to critical frameworks, tools, and technologies. You'll learn about the activities and programs we are launching to support you. Tra l'altro, in bringing your appunto, apps per to creare life. ambienti virtuali e tutto ce Apps ne that take vuole. advantage of the infinite canvas Sì, cioè, non è una cosa alla portata di tutti. into an immersive media environment. So let's roll our sleeves up. Vision Pro allows you to rethink what is possible for your app experience. Regardless of the kind of app you're building, you need to understand how it will exist in 3D in your user space. Tra l'altro, This will inform the decisions you per make farti as a vedere quello developer. che è intorno, comunque That hai understanding anche il will help problema you che take se advantage la of stanza, per the esempio, è poco capabilities of Vision Pro, illuminata, bringing focus
and Secondo me fai emerging fatica a apps in ways muoverti. that until now were just not Con le possible. telecamere che devono recuperare la luce. Apps launch into the Lì però shared c'è anche il LiDAR, eh. The shared space is where apps exist C'è anche side by l'AIDAR? side, much Sì. like multiple apps on a Mac desktop. The user has full agency to reposition apps wherever they would like. Let's talk about the elements you can use inside a space, starting with the familiar window. On Vision OS, your app can open one or more windows, which are Swift UI scenes and behave just as you would expect, as planes in space. They can contain traditional views and controls, and they even support 3D objects and reality views, allowing 3D content to sit alongside 2D content. Additionally, your app can create three-dimensional volumes, which are also Swift UI scenes, and showcase però. 3D objects like a game. Ah, sì, questo è or a carino. book. Volumes can be moved around this space and viewed from all angles. In some cases, you may want more control over the level of immersion in your app. Maybe for the user to watch a video, play a game, or rehearse a presentation. You can do this by opening a dedicated full space, in which your app's windows, volumes, and 3D objects appear across the user's view. So those are the foundational elements of spatial computing. Cacchio, se ne vuole però. And spaces. They give you a flexible tool set to build apps that can span the continuum of immersion. Now, to tell you more about how to get started building apps, here's Jeff. Vision Pro supports several different kinds of apps. Existing iPad and iPhone apps are supported each as a single, scalable 2D window with their È uguale a Stage Manager, comunque la parte lì. what's possible. E comunque il fatto che hai le applicazioni iOS che girano native, And includes many of the same foundational figa, frameworks. You use SwiftUI and UIKit to build your user interface. RealityKit to present 3D content, animations, and visual effects. And ARKit to understand the space around the user. Perché comunque c'è un quintale di roba che deve girare. Sì, sì. Qua c'era anche sotto uno pseudo video pro. Now, when you rebuild, your app automatically gets some really cool improvements. Materials with the Vision OS look and feel. Fully resizable windows. Ah, che bellina questa roba qua. Cioè, eyes and hands input. And access to highlighting adjustments. si becca i materials. Controls. Then, you can add Vision OS specific code to expand your app into a collection of windows, volumes, or spaces. From here, you can begin to take advantage of the extended capabilities of SwiftUI, RealityKit, and ARKit. Here's Enrique to tell you how. On Vision OS, many of our frameworks have been extended to Enrique support Casucci. spatial experiences. With SwiftUI, you can now add depth. Questa è abbastanza nostra, Sì, infatti. Si sente anche On l'accento. macOS, a Z-stack is typically used for layering views. Vision OS goes further, and you can separate them with depth. This gives your two-dimensional apps a three-dimensional feel. You can add subtle changes in depth to your UI elements. Fatto bene, è una figata. La cosa bisogna riconoscere da sta gente qua che fa le cose con una certa eleganza. In front of views with lower values. And you can use this to show emphasis or to indicate a change in modality. For example, when showing details for a selection. And with additional view modifiers, you can have more control over width, height, and depth. On Vision Pro, even gestures are aware of the additional space. We are all used to dragging objects around the screen. Now people will be able to move or rotate objects anywhere in their physical space. You can also create a volume with SwiftUI. It can exist alongside your app windows, and when running in the shared space, sits side by side with other apps. And SwiftUI windows and volumes can also be inside a full space, where you can place 3D objects and SwiftUI elements anywhere in the user's room. Not only can SwiftUI quickly and easily bring your apps onto Vision OS, it can also render fully immersive experiences. And SwiftUI now renders through RealityKit,
so you can easily mix SwiftUI and RealityKit APIs. You can utilize UI enhancements like ornaments, materials, and hover effects. Ornaments allow you to affix UI components to the edges of your windows and volumes. They're great for things like toolbars and menus. Hover effects highlight UI elements in response to where a user looks. While system controls automatically get these effects, you have options to decide whether your custom control shows a highlight or a glow. And materials adapt to the world around your user. Dynamic blurs and vibrancy make your app readable no matter the conditions. Just like on our other platforms, we recommend you use SwiftUI to build your visionOS apps. Your existing apps built with UIKit can also be recompiled for visionOS and will get access to ornaments, hover effects, materials, praticamente sono già operative le applicazioni. SwiftUI is just one of the frameworks you'll use to build spatial experiences on visionOS. Edwin will walk you through a few more that will help you on your journey. When you're ready to extend your apps with full scenes of dynamic 3D models, animations, and visual effects, you'll want to use RealityKit, Apple's 3D rendering engine built from the ground up for rendering spatial experiences. We introduced RealityKit and SwiftUI together in 2019 as independent frameworks. On Apple Vision Pro, they are deeply integrated so you can build sharp, responsive, and volumetric interfaces. 3D content can bind to SwiftUI views and states, seamlessly coupling 2D and 3D visual elements together. RealityKit automatically adjusts the physical lighting conditions and grounds the experience in reality. È quello che voleva Roberto. This makes your app look like it belongs in the room. RealityKit also has significant new capabilities, including the ability to create portals into 3D scenes, like the dinosaur we saw in the keynote, to render incredibly sharp text so you can read comfortably, and a customizable material system to create stunning visual effects. Additionally, rendering is even more efficient on Apple Vision Pro by using a technique called dynamic foveation. RealityKit leverages eye tracking to selectively render regions the user is focusing on at very high fidelity, reducing the rendering cost of content in the periphery and enabling your apps to maximize the processing power. Traccia gli occhi per avere cosa interessante. Realistic results by allowing you to specify its physical properties, such as how reflective or metallic it is. By default, RealityKit renders virtual content so its lighting is connected to the lighting conditions. Sì, si vede che però è finto, Sì, però è interessante l'integrazione con le luci dell'ambiente. No, beh, era quello che diceva Roberto, che ci voleva il ray tracing, mio nonno in carriola. Adesso è ovvio che è meno preciso di un ray tracing, ma... Material X, an open standard for specifying surface and geometry shaders used by leading film, visual effects, entertainment, and gaming companies. The broad support for Material X across a variety of industry-leading creation tools makes it much easier to write shaders. Ci sono che devi anche creare i materiali cioè è una roba impegnativissima. There are repositories of materials you can choose from and helpful tools like Houdini and Maya that can be used to posso usare Houdini o Maya per fare le cose, grazie a cacchio. Costa niente. Tu devi fare un'app per gente che può spendere 4.400 euro. You place 3D content anywhere you want within the scenes that you control. It also supports attachments, which allow you to embed 2D SwiftUI views with your 3D content. Alongside SwiftUI and RealityKit, a third powerful framework enables you to take full advantage of the user's surroundings. ARKit. ARKit understands the space around the user, allowing app content to interact with the room, whether it's a ball bouncing off the floor or water splashing on the wall. ARKit hosts the real-time algorithms on visionOS that power a host of core system capabilities. These algorithms are always running, which means your apps automatically benefit from ARKit in the shared space, no matter how they're built. Persistence and world mapping are handled by the system. Segmentation, matting, and environment lighting are automatically applied to the entire space. And with the user's permission, ARKit features can be made directly available to your full space apps.
Inside a full space, Oh, your apps can effettivamente interact hanno fatto una realistically bella with the roba room by però. leveraging ARKit's plane estimation, scene reconstruction, image anchoring, and world tracking, which uses the same anchor concepts as ARKit on iOS. This makes migrating your existing ARKit app to visionOS easy. And on visionOS, you now also get access to skeletal hand tracking. You can use hand tracking to create custom gestures for your app experience, or even augment the user's hands with digital information. ARKit provides positioning and orientation of joints in the same skeletal model introduced on iOS. With the integrated approach across SwiftUI, RealityKit, and ARKit, you can leverage the learning and investment you've already put into Però non ho Apple ancora platforms over parlato di come prendere le finestre a Mac e roba del genere. accessible. In che senso? Nella presentazione oggi dicevano che se tu hai il Mac, tu apri il Mac in automatico la finestra, sì, vero, l'ho fatto vedere. lo schermo diventa lo schermo che immagino sia un qualcosa tipo Continuity alla fine come idea, però sì, anch'io secondo me c'è as an alternative pointer for navigating Vision Pro. You'll make your apps accessible on visionOS with the same techniques you use for years on our other platforms. Accessibility Inspector analyzes and reports accessibility issues in your visionOS apps and gives you suggestions on how to make them more accessible. And with the accessibility support built into our frameworks, it's easy to bring your visionOS apps and experiences to users with disabilities. For example, you can help VoiceOver describe objects in your apps to users who are blind or have low vision. Scusami, secondo te uno si prende il VR kit ed è cieco? Queste sono le cose, vabbè, interessanti. Reduce transparency for better legibility and alternatives to headlock content. By making use of these familiar APIs and tools, your apps will play a huge role in making spatial computing accessible to users around the world. So that's an introduction to the powerful frameworks you can use to build amazing visionOS apps. Now here's Tessa to talk about all the tools available to you. As you start building apps for Vision Pro, you'll recognize more. Comunque c'hanno tutti dei pettinatori imbarazzanti. Scusa? Hanno tutti dei pettinatori imbarazzanti, cioè colori sì, ma improbabili. secondo me è condizione sine qua non per essere presi ad Apple. Tipo io non potrei perché non ho una pettinatura. No, ti fai tutta la barba ricolorata. Sì, è vero. Dedicated to the unique capabilities of this platform. The first step in building your app is getting the look right across both 2D and 3D content. Xcode Previews lets you rapidly iterate on appearance without leaving the editor. When it's time to start testing your entire app, you can move to the simulator, which provides a powerful vediamo il environment to simulator run della and to Vision vector. OS. You can move and look around the scene using a keyboard, trackpad, or a compatible game controller. And you can interact with your app by simulating the system gestures. The simulator also provides three Quindi però già con Xcode riesci a vedere queste cose. Poi non è che... visualize your app. When it comes to developing with your Vision Pro, you'll be building and running your app on the device to make sure it's working. I'm super excited to share this additional feature that will change the way you work. Mac Virtual Display lets you bring a high-fidelity 4K virtual monitor of your Mac right into your Vision Pro just by looking at it. You can use the full capabilities of your Mac from within your device, and that includes Xcode. This is an incredible end-to-end development experience. Coding, testing, and debugging your app on your Vision Pro the entire time, without any Costa solo 4.500 euro, ma... Sometimes you need to dig into the details of how your app sicuramente meglio del ti costa più il visore del computer ormai. interacts with the user's room, it can present unique challenges, such as 3D content visually clipping through walls. Xcode features practical debug visualizations to help you explore collisions, occlusions, and scene understanding as it relates to your 3D content. These visualizations work both in the simulator and on Vision Pro. As you evolve your visionOS apps, they will become more spatial, breaking outside the boundaries of flat windows and bringing 3D experiences to users unlike ever before. Doing this right requires a new visual tool. That's why we made
Reality Composer Pro. Reality Composer Pro is an application that lets you preview and prepare 3D content for your visionOS apps. You can import and organize assets such as 3D models, animations, images, and sounds. It integrates tightly with the Xcode build process to optimize your assets for use on Vision Pro. You can easily send your content to Vision Pro to preview, size, and rotate it. Push new changes at any time and see how your content looks before ever typing a line of code. Oh, c'hanno tutti comunque il Vision Pro sul tavolo, ma... One of our sample projects that takes you through the solar system. Nessuno lo usa, dice. I want to make sure my 3D content looks great on Vision Pro. And I'm going to use Reality Composer Pro to update it Oh, now. questo però c'ha il cavo I'll attaccato, start forse. by importing the satellite model No, and niente. images that I made in my 3D modeling application. This model has a lot of details, but presently no materials. I'll create a custom material in Reality Composer Pro, and then I'll jump to the shader graph where we can customize it. It's easy and fun to add some simple images and function nodes to change the look of an object, all without needing to get into code. Cioè, You can try things evaca, texture e quanto, cioè, ma comunque c'è una lavorata spaziale. Sì, è tutto un esempio molto facile. Sì, appunto, cioè è facile, ma te immaginati se inizia a fare della roba seria. Cioè quel satellitino lì, tra virgolette, è una stupidata come cosa. Poi effettivamente ci si muove tutto bello. I like these changes. And then jump back into Xcode where my changes have been reflected in my project and are ready for use in Xcode previews or the simulator. Just like that, ready for me to load in code and use in my app. With Reality Composer Pro, your Vision OS development process No, neanche has lui a se lo powerful mette new comunque. tool that works side by side with Xcode, making previewing and preparing 3D content as easy Comunque as secondo me non building c'hanno and i running prototipi funzionanti. La mia impressione è Può quella. essere. Test flight will be available to use In realtà tutti quelli che lo mettono muoiono di vomito dopo un minuto. Per cui il sindacato gli ha vietato di poterlo usare. Xcode or Xcode Cloud. And testers can install them and provide valuable feedback right from the native test flight app. They can also access beta builds of your compatible iPad and iPhone apps on Vision Pro. With this family of development tools and services, from Xcode to TestFlight, and now Reality Composer Pro, you'll be well on your way to making amazing apps for Vision Pro. And now back to Mike. Many of you have invested years building 3D apps and games with Unity. To make it easy to bring your apps to Vision Pro, Apple and Unity have been deeply collaborating to layer Unity's real-time engine on top of RealityKit and enable their development tools to target Vision OS. This means that Unity-created apps can coexist with other Vision OS apps in the shared space and take full advantage of the unique benefits of Apple Vision Pro. To tell you more, I'd like to introduce Ralph from Unity. Thank you, Mike. It's been truly exciting to collaborate with Apple on our deep integration for Vision OS. Now you can use Unity's robust and familiar authoring tools to create new Vision OS games and apps. And you can bring your existing Unity-created projects to Vision Pro to reimagine your experiences for this new platform. Your apps get access to all the benefits of Vision OS, such as high-resolution pass-through and dynamic foveated rendering, in addition to familiar Unity features like AR Foundation. And with this deep integration between Unity and Vision OS, your apps can even appear alongside other apps in the shared space. By combining Unity's authoring and simulation capabilities with RealityKit's Però guarda come managed si app muove library, anche lento. content created with Unity looks In che and feels senso? at home on Vision OS. Quando fa il passaggio Quickly with our community, che si è mosso così, diciamo. Adesso non so se vedi la mia mano, aspetta perché... Sì, vedo, ma no, in realtà credo che l'abbiano fatta apposta per non dici? far venire il motion sickness alla gente che sta guardando sta Che roba. sta guardando. Thank you so much, Ralph. It's been amazing working with you. Cioè beh, ha detto due cagate. Non ha fatto vedere niente, ottimo. Planning your next steps. Here's Jeff to give you all the details.
The frameworks you use to create apps for Vision Pro were designed with two goals in mind: to enable you to leverage the platform's powerful hardware and software with minimal effort and to preserve user privacy. You can see these principles at work throughout the system, from the way apps blend in with their surroundings to the natural user interactions, the new possibilities for collaboration. Vision OS builds a 3D model of the user's surroundings to enable realistic lighting and shadows. As a result, apps can naturally blend in with the world around them without needing access to camera data. Vision OS uses this same 3D model to enable the next Effettivamente c'è un generation of M2 spatial per audio cui for your apps. In the real world, sound reverberates through and around a space, bouncing off walls and furniture before arriving at a person's ears. questa roba qua è una cosa interessante del suono che ricrea l'impatto della stanza. The Phase spatial audio engine in Vision OS fuses acoustic sensing with 3D scene understanding to create a detailed model of the sonic characteristics of the space. As sound sources and the user move around the environment, Phase updates its audio ray traced simulation in real time. This model combines with Apple's personalized spatial audio technology to tailor the experience to each individual and their surroundings automatically. All of this incredible complexity is managed for you, and you don't need access to any details of the user's physical space. Using Reality Kit, you simply decide where you want sounds to come from, and Vision OS naturally mixes them into the real world. Just like the algorithms that power realistic lighting and audio in your apps, user input on Vision OS works automatically and is private by design. Comunque su tutti i tavoli c'è e nessuno lo tocca, è una roba imbarazzante. Sono proprio dei cartoni. Cioè, guarda anche i pochi momenti dove fanno vedere qualcosa che sembra che lo stiano usando. Ma sai che cosa potrebbe essere? Che questa roba non c'era, nel senso, tutta sta gente non aveva accesso all'oggetto vero, ma solo dei prototipi, perché non potevano mostrarli, cioè, per paura di leak. Allora hanno fatto le riprese senza niente e l'hanno aggiunti in post-produzione. And with SharePlay, next generation's shared experiences become possible. When your app adopts SharePlay with the Group Activities API, the sharing control over each window adds an option that launches your app for everyone on the call. This allows them to participate in a truly shared experience, together in real time. You decide how your app can be used collaboratively, just as you have for SharePlay on our other platforms. A Vision Pro user on a FaceTime call appears to other participants as a persona, a natural representation created with advanced machine learning techniques that dynamically matches their facial and hand movement. Cioè, comunque sono tantissime cose che girano, c'è anche il fatto di scansionare la faccia di uno. Secondo me non è neanche così intuitivo iniziare a utilizzare tutto. E a questo punto lo lanciano prima di un anno praticamente. Questa cosa qua della ricostruzione col machine learning dell'avatar è molto anche Uncanny Valley, secondo me. Su Twitter c'è un meme dove c'è nel mentre Mark Zuckerberg c'ha l'avatar tipo giochino. That's why we're making a developer preview of spatial personas available to you later this year. Vedi, addirittura per avere le persone devi aspettare le WWDC. Now, here's Linda to talk about where you'll go from here. Comunque secondo me non esiste, buona parte della roba non esiste qua. Sì, anche secondo me. Your development journey starts today. We encourage you to dive in and learn as much as you can as you begin designing, developing, and testing for Vision Pro. Se scarichi però Xcode, dacci un occhio a sta cosa qua. Sì, non lo fa. Sì, no, di solito le tengo tutte e due, sia la beta che l'attuale, per cui sì, lo posso fare. So you can start working on your ideas. You'll also have access to extensive technical documentation, new design kits and tools, and an updated human interface guidelines for Vision OS. In addition to the Vision Pro simulator, we also have options for you to see how your app works on Vision Pro. This summer, we're launching the Apple Vision Pro Developer Labs,
where you can test your app on Vision Pro hardware. Ah. You'll have hands-on support and an ability to Però vai a Cupertino, cioè ma non ti Esatto, costa devi andare tu da niente. loro. Dai Sì. Alex, vai, su, vai. No, beh, Ah c'è no, anche dai, a Londra, Monaco. dai, no, Monaco. Monaco è And no vicino, matter where you are, you'll Sì, be dai, able to 4 submit a ore. request for us to evaluate your app's compatibility with Vision Pro. We'll install your app and share any issues we may find. To get further updates on these exciting opportunities, Va visit the bene, sì, developer website. ma ciaone proprio, And cioè. of course, Vision Pro will launch with a brand new app store, so people can discover and download the incredible apps you create. Comunque anche qui voglio dire, cioè, ma quante applicazioni possono esserci al lancio? Now back to Darren. Cioè devi fare un investimento di... Sicuramente Facebook, sicuramente basta. No, però cioè, l'investimento che c'è dietro, cioè voglio dire, tu devi spendere una cosa tipo 10-15 mila euro per lanciare un'app su... Cioè, come fai a portarli a casa? Lo fai solo se non è una cosa in più tipo Disney che dice che ci investe 100k a dir poco e fa una versione più o meno ottimizzata. E loro magari, se sei Disney, te te ne danno di quelle robe lì per testarla dal Ah vero. no, d'accordo, però appunto, cioè... We successfully scratched the surface of what's new in our platforms. sono curioso delle sessioni di approfondimento, però. Sì, io sono curioso tutta la parte iniziale sulle macro è fighissima, ma proprio figa. E anche sullo Swift Data, che l'avevano un po' sparata a cazzo, dicendo magari ci sarà anche questo, e veramente mi è piaciuto molto. Oh, vedi? 59, sono stati precisi come la morte. È vero. Vabbè, allora, senti... Ciao, vado a dormire che tra 6 ore devo alzare. No, è stato bello seguirlo con te, mi ha fatto piacere tanto. Sì, no. Poi Sentiamoci nei mai... prossimi giorni per raccontarci tutte le varie cose sui vari perché... singoli video. Adesso effettivamente sì, vabbè, per me Vision Pro è un po' una taroccata per ora, però è interessante come idea. Hanno degli spunti interessanti, ci sono. Poi cosa riusciranno a fare è tutto un altro discorso, mettiamolo in questi termini. Però effettivamente, essendo Apple, allora qui possiamo chiudere, tac, beh. E non ci hanno bannato. Ma sì, era soltanto sul chinotto che volevano rompere il cazzo. Sì, secondo me sì. Hanno pagato il chinotto gli altri no. Dai, buonanotte caro. Buonanotte caro. Ciao. Ciao. Vedo che stoppo la registrazione. Okay, Esatto, non è registrato, quindi... No, vabbè, sti cazzi, va bene. Ciao.